Salve a tutti. Quest'oggi io vorrei parlare di un argomento un po' insolito, almeno insolito per me, perché vorrei parlare delle famose abduction, le adduzioni, e cioè i rapimenti alieni, per stabilire quale sia la verità sui dibattuti rapimenti. L'abduction sarebbe un rapimento di esseri umani eseguito da alieni che sono venuti sulla Terra per ragioni abbastanza inquietanti, non si sono manifestati apertamente, Dio solo sa perché, ma hanno prelevato delle persone perché vogliono fare degli esperimenti per vedere se c'è possibilità, almeno così dicono, di incrociare la razza degli alieni con quella umana, in quanto gli alieni o quel tipo di alieni sarebbero diventati sterili. Ora, queste persone dovrebbero avere un sistema di propulsione a noi assolutamente sconosciuta. Primo perché noi non possiamo viaggiare alla velocità della luce, e poi stando ad Einstein eccetera, no, si dice che a quella velocità la forma, l'essere, la materia diventa una massa estesa, per cui si decompone, si rovina, si uccide, ma non abbiamo neanche la possibilità di ibernarci, noi umani, perché noi possiamo ibernare al massimo un tessuto, per cui non potremmo fare neanche un viaggio con l'ibernazione, però questi alieni invece avrebbero scoperto un sistema per evitare tutto questo, per superarlo. Un sistema che noi neanche possiamo ipotizzare, una specie di materializzazione e smaterializzazione della materia, quindi infinitamente avanti a noi, ammesso che sia possibile, ma non lo escludo, non escludo nulla. E questi alieni non avrebbero trovato sistema migliore che rapirci, per rapire alcuni di noi, per fare degli esperimenti. Mentre sarebbe stato molto più semplice presentarsi agli umani, no? A dei capi di Stato, eccetera, eccetera, in pompa magna, e dire: sentite, noi siamo degli alieni, vorremmo vedere se è possibile questa ibridazione tra... ci consentite di fare degli esperimenti? Ne volessero. Tanti si sarebbero offerti volontari e sarebbe stata un'accoglienza trionfale, insomma, no? Eccetera, eccetera, sempre che venissero con buone intenzioni, e le sperimentazioni si potevano fare anche con la collaborazione degli umani, magari, no? Invece hanno preferito non dire nulla e fare tutto in segreto, non si sa perché. Ora, io non capisco nulla della fisica e dell'astronomia, anche se ho letto diversi libri in proposito, ma non sono assolutamente nessuno per poter dire qualsiasi cosa. Ma certamente conosco invece l'animo umano come pochi. E questo mi permette di inserirmi in questo contesto per spiegare in cosa consiste effettivamente questa abduction, questa adduzione.
Le persone che hanno riferito di questa abduction sono persone che hanno dei problemi molto forti. Non sono stata la prima io a dirlo, tant'è vero che alcuni li hanno rinchiusi in case, in istituti psichiatrici. Naturalmente quelli hanno detto è perché non potevamo parlare, perché non si doveva sapere, eccetera, eccetera. Ora, quello che colpisce in questa abduction è che alcuni individui vengono rapiti, portati in cielo e su di loro si fanno degli esperimenti a livello di organi genitali. Il che fa pensare più che ad un abduction, ad un abuso sessuale. Ora, noi sappiamo che chi ha subito degli abusi sessuali da bambino può averne risentito a livelli molto diversi. Alcuni hanno mantenuto una notevole lucidità, con una notevole sofferenza. Altri, per attutire la sofferenza, sono ricorsi a droghe o all'alcol. Spesso drogati e alcolizzati sono abusati sessuali infantili. Naturalmente la gente può dire legittimamente: ma lei che ne sa? Lo so perché ho fatto a mia volta analisi a me stessa e ad altri, a molti altri, ho 83 anni. E avendo fatto un'ottima analisi su me stessa, ho fatto un'ottima analisi su altri. E la stragrandissima maggioranza, grandissima non si dice, ma rende, maggioranza delle persone che ho avuto l'avventura di contattare nascondevano nel loro passato degli abusi sessuali che sono molto più frequenti di quanto non si possa immaginare. Ma io ricordo quando circa 4-5 anni fa ho aperto il mio canale, i miei video su YouTube, quando cominciavo a parlare di abusi sessuali, la gente si risentiva, diceva che io ero pazza, insomma. Poi, quando ha visto che la gente lo scopriva, effettivamente lo ritrovava attraverso i sogni e finiva anche per ricordarlo e per capirlo, hanno cambiato strada e hanno cominciato a guardare i loro di abusi. E tutto mi dice che quelli che dichiarano di aver subito delle adduzioni dagli alieni abbiano subito invece degli abusi sessuali. Tanto è vero che spesso parlano di paralisi e spesso l'abuso sessuale comporta delle paralisi del sonno, come già ho spiegato più volte nei miei video. Alcuni, anche diversi direi, soffrono di deliri, soffrono di tanti disturbi mentali.
spesso lo sono i bipolari, gli iperattivi, chi soffre di enuresi da bambino, ce ne sono un'infinità. E già dai disturbi che hanno si può dire di cosa hanno sofferto, cosa hanno dovuto sopportare. E spesso sono persone che vanno in analisi dove non gli curano assolutamente niente, perché la maggior parte degli analisti non va a guardare nel passato. Freud è rimasto inascoltato e li curano con terapie cognitivo-comportamentali, cioè cosa devi fare per sostenere i dolori, le angosce che hai in quel momento, ma senza guardarne la causa. Il che è contrario innanzitutto a un buon senso, perché se io ho un malessere, io non voglio solo toglierlo, voglio capire perché ce l'ho. E poi penso che se non lo tolgo alla base non lo toglierò mai, come in effetti avviene. Infatti un sacco di gente mi scrive e mi dice: io ho avuto un grande dolore, grandi dolori fin da bambino con la famiglia disfunzionale, oggi si dice così, eccetera, eccetera, sono andata in terapia, ho capito tante cose, però mi è rimasta il dolore, l'angoscia, eccetera, eccetera. E io gli dico: perché non avete visto tutto? E poi alla fine, quando gli parlo di abusi, perché ne hanno i sintomi, cominciano a capire diverse cose e cominciano a capire che è vero, anche per come si è sviluppata la loro sessualità, perché non ha avuto un decorso normale, diciamo. E quando entriamo nella fase dei deliri, e non è difficile, credetemi, è facile arrivare a quella dell'abduction. Perché? Perché anzitutto un bambino difficilmente può sopportare che un genitore gli faccia del male, perché i genitori sono quelli che li difendono da tutto. I genitori sono quelli che li difendono dalle paure e dai pericoli esterni. E accorgersi invece che è proprio quello che dovrebbe difenderli, che sta dentro casa, che costituisce un continuo pericolo, è da impazzire. Infatti la mente umana provvede a cancellare questo ricordo, altrimenti il bambino appunto impazzirebbe. E si toglie sempre il ricordo, ma togliere il ricordo non vuol dire togliere il dolore, o almeno si toglie una parte del dolore, quella più viva, ma l'altra rimane. Rimane la sensazione di non valere, di essere sbagliati, di essere giudicati dagli altri, di essere indesiderati dagli altri, di essere al di sotto degli altri, di essere meno intelligenti, di essere meno capaci, di valere poco. Quando la cosa non è contenuta e non è ben contenuta dalla mente, che in genere la ricopre totalmente, non la cancella, e deve sfociare in qualcosa d'altro, una delle cose in cui può sfociare è l'idea di un abduction, cioè che siano venuti degli alieni che li abbiano rapiti e che abbiano fatto degli esperimenti sessuali, guarda caso, su di loro.
A parte che, come disse Margherita Hack, astronoma, fisico, eccetera, dice certo c'è da aver paura che se arrivano gli alieni ci considerino come noi abbiamo considerato, essendo noi una razza inferiore rispetto a loro, perché non abbiamo la loro tecnologia. È possibile che ci considerino come noi abbiamo considerato, noi bianchi abbiamo considerato gli indiani d'America, o abbiamo considerato gli indigeni dell'Australia. Chi arriva fa come gli pare, perché è superiore. E chi dice di aver sofferto di abduction, scusate, scrive abduction ma si legge abduction, soffre di un delirio, per cui ha trasformato l'abuso sessuale che ha ricevuto in un trasporto, non si sa dove, in genere in una astronave, e lì gli hanno fatto gli esperimenti, poi l'hanno riportati giù. Noi immaginiamo l'uomo come l'essere superiore, siamo abituati a vedere l'uomo come l'essere dominatore del pianeta e in fondo dominatore dell'universo, no? Perché ci siamo inventati di Dio, che ha avuto una predilezione per l'essere umano, dell'uomo che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, chissà perché l'uomo, non il cavallo, non la zebra, non il delfino, eccetera, eccetera. È perché siamo uomini. E quindi ci piace pensare che noi siamo speciali e che dobbiamo avere un trattamento speciale rispetto agli altri animali, pur sapendo di essere animali. Non ci sentiamo animali, noi non ci sentiamo animali, noi ci sentiamo super animali, super uomini o super animali. Tant'è vero che nella religione, nelle follie religiose, noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ma Dio non c'ha immagine. E però ce l'abbiamo lo stesso. No, ma noi siamo a immagine e somiglianza nell'anima. No, allora non siamo a immagine, siamo a somiglianza. Giochiamo sulle parole. Ma se non sappiamo scrivere neanche le parole. Allora quest'uomo speciale, che è la corona del creato, come dicevano spesso nelle scuole esoteriche, no? Dove io sono passata e ripassata cercando qualche risposta alle mie domande e mi sono accorta di quanto erano presuntuosi e di quanto non capivano nulla. Alla fine mi sono rivolta alla Kabbalah, per vedere se c'era qualcosa da capire, ma anche lì con tutto che mi dicevano che io ero molto portata per la Kabbalah, strano, una donna intelligente, perché di solito è riservata agli uomini. Già il fatto che fosse riservata agli uomini la dice lunga sull'intelligenza. E c'era quest'idea, per esempio, che cosiddetto Zim Zum, che l'universo costituiva un raggio della potenza di Dio, no? Come se fosse un sole, un cui raggio rallenta e precipita nella materia, no? Per cui in qualche modo diventa un po' inferiore, diventa più rallentato,
diventa meno creativo, diventa imperfetto e quindi suscettibile di perfezionamento, cioè di cambiamento. Perché Dio nel suo complesso è perfetto. È perfetto, però le sue parti sono suscettibili di cambiamento. Come mai? Non si capisce. Ma quest'idea dell'abduction che tanti propugnano portando simil prove, che non sono prove. E questa è come la scoperta degli UFO. C'è stato un periodo in Italia dove tutti scoprivano gli UFO, vedevano questi dischi nel cielo, i dischi volanti, anche in Italia, Poi sono spariti. Comparivano in quel momento. In quel momento gli andava di viaggiare, né prima né dopo. Perché? Ricordo che qui in Italia c'era, si chiamava Enrico del Buono, mi pare, qui a Roma, che propugnava questa cosa e un sacco di gente gli andava dietro e li vedeva. E ricordo che una volta io stavo in macchina e vidi una specie di cosa fatta tipo lampadina che brillava nel cielo e volava, e feci alla persona che mi stava accanto: guarda, c'è un pallone sonda. Non mi sognai di pensare che fosse un UFO, e non avevo mai visto un pallone sonda, ma quello poteva essere. Quindi dipende da come stiamo noi e da cosa siamo portati a vedere noi. Se io volevo vedere un UFO, vedevo un UFO, ma quello era un pallone sonda. C'è un bisogno di vedere cose speciali, di vedere cose paranormali, perché questo ci dimostra da una parte che la vita non è tutta qua, che ci sono altre cose, che esiste una vita dopo la morte, eccetera, eccetera. E anche per dimenticare i propri guai personali, e cioè i dolori che ci portiamo appresso grazie alla nostra vita personale. E si può capire questo. Infatti io stessa pensavo, quando ero giovane, ma a tanti capitano tante cose, a me non capita mai niente. Poi quando mi è capitato mi sono pentita di averlo detto. Quindi le abduction non hanno a che vedere con gli alieni. Le persone che soffrono di abduction stanno male, e stanno male parecchio, e vanno rispettati, non vanno messi in mezzo, non vanno messi alla berlina, ma non vanno nemmeno creduti, che altrimenti vuol dire che stiamo un po' maluccio pure noi. È vero che noi siamo portati a credere tante cose. Ad esempio, noi crediamo in quello che ci hanno detto da piccoli senza mai metterlo in discussione. Chi crede in Dio non ama metterlo in discussione. Difficilmente chi crede in Dio dice: sì, io penso che ci possa essere, ma non ne sono sicuro perché non ne ho le prove. Giammai.
o ne è sicuro o è ateo. Gnostici sono pochi. Lo gnostico è quello che dice io non so e quindi tutto può essere. E giustamente qualcuno dice, tu come fai a dire che Dio non esiste? Non hai le prove che Dio esista, ma non hai le prove nemmeno che Dio non esista. Il che è vero. Ma forse dipende dal fatto che io non mi baso sulla cosa, ma su chi lo dice. Perché qualcuno mi dice, ma io ho le prove che Dio esiste, e io ci parlo con Dio. Già il fatto che questo Dio si metta a parlare con miliardi di miliardi di miliardi di esseri, perché tanti ce ne saranno nell'universo, no? O pensate che siamo solo sulla Terra, insomma, no? Non è credibile, no? Tanti sistemi stellari, di cui alcuni presentano pianeti abitabili da esseri simili a noi, insomma, intendo, no? Altri no, ma altri sì. E facendo il conto delle galassie che ci sono e di quanti sistemi solari ci possono essere nelle galassie e di quanti siamo noi già sulla Terra, questo povero Dio ne può più, ascolta a tutti, ascolta miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di persone ogni secondo, ma Dio può tutto. Sì, può anche rompersi le scatole, sarebbe da capire, no? Comunque, molta gente è convinta che Dio esiste, non convintissima, perché se fosse convinta non le darebbe fastidio il fatto che gli altri credano o meno. Invece, mentre a un ateo non dà fastidio il credente, al credente dà fastidio l'ateo, perché gli mette dei dubbi, non gli mette in dubbio quello che crede, gli mette dei dubbi su quello che crede. Per cui c'è un odio fortissimo. Io sono stata tacciata di essere il diavolo, di essere figlia di Satana, eccetera, eccetera. Perché facevo vedere i dubbi nelle persone, mentre dovrebbero credere tutti. E in effetti la religione monoteista vuole che credano tutti, perché siccome non ci crede, non può essere messa in dubbio da altri, altrimenti vengono dei dubbi anche a loro. Credere nell'abduction fa parte del nostro delirio personale. Allora, io ho subito delle cose che ricordo per sprazzi di secondi, ho la sensazione di aver subito qualcosa sessualmente. E chi sono stati? Non certo i miei, sono stati gli alieni. E allora mi costruisco tutta la favola degli alieni, così salvo la mia famiglia, non devo mettere in discussione i miei genitori, perché i genitori non si toccano, onora il padre e la madre. Posso mettere in discussione tutto il mondo, ma non i miei genitori, perché se metto in discussione i miei genitori, metto in discussione la base dell'autorità, perché la base dell'autorità nel mondo sono i genitori. E la famiglia è congegnata in modo da far sì che i figli obbediscano a un'autorità che poi li segue anche fuori, no? Allora il genitore è un'autorità, poi c'è Dio che è un'autorità, poi ci sono i capi che sono un'autorità, poi c'è il capo di Stato che è un'autorità, eccetera, eccetera. Per cui se ci mandano in guerra ci dobbiamo andare, dobbiamo fare tutto quello che ci dicono, dobbiamo seguire un'autorità, dobbiamo lavorare tutto il giorno perché ce lo dice l'autorità, eccetera, eccetera. Cioè senza nessun senso di discernimento, ovviamente. E l'essere l'essere rapiti
e subire qualcosa di tipo sessuale, guarda caso, non ha a che vedere con degli estranei, ma ha a che vedere con i genitori, anche perché il male fatto da estranei può essere anche sopportato, perché ci sono sempre i genitori che ci salvano, ma se ce lo fanno i genitori non si sopporta, perché non c'è più nessuno che ci salvi. E allora per non impazzire si semi-impazzisce, e cioè si inventano storie sostitutive, per cui l'abdascio è una storia sostitutiva, allucinata, di quello che ci hanno fatto in famiglia, e cioè degli abusi sessuali che ci hanno fatto in famiglia. Un saluto a tutti.